Ciao a tutti! Oggi voglio fare con voi un fuori porta di Pasqua, di primavera, insomma adesso vedremo. Sarà un fuori porta di velluto, quindi avremo bisogno di un tessuto di velluto. Io ho scelto questo colore che rimane abbastanza sul neutro, ma naturalmente si possono usare tutti i colori che voi volete. Poi di questo qui avremo bisogno circa 80 cm di larghezza e poi l'altezza ovviamente quella del tessuto, che solitamente è 1,40 m, 1,10 m, insomma dipende dalla casa produttrice del tessuto. Servirà anche un'imbottitura, quella alta 2 cm, va benissimo, e ne servirà più o meno anche di questa sugli 80 cm. Ci servirà poi una mezza sfera di plexiglass, quindi insomma con il Natale che è appena andato via dovremmo averne qualcuna. Questa qui è da 12 cm, potete anche tranquillamente prenderla da 14 senza nessun problema, anzi la mia è leggermente piccolina, ma purtroppo avevo questa. Avremo bisogno di un cartone del diametro di 30 cm. Io anziché utilizzare il cartone ho utilizzato il vassoio, quello da pasticceria, però questo qui che è alto praticamente 3 mm. Se non avete ovviamente il cartone da pasticceria, potete tranquillamente fare un cerchio di 30 cm con il cartone delle scatole, dei scatoloni, insomma. Del pizzo da 3 cm, dei fiori finti, io ne ho un po' più grandi e questi qui un po' più piccoli, diciamo serve un mix. Ci serviranno anche dei nastri lunghi 1 metro ma di altezze diverse, quindi uno da 4 cm circa e uno di 2 cm circa. Ovviamente il colore lo sceglierete in base appunto al vostro progetto. L'importante è che siano lunghi appunto 1 metro e con due larghezze diverse, da 2 cm e da 4 cm. Bene, a questo punto io direi di metterci al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per le notifiche, in modo tale da rimanere aggiornati sulle prossime uscite dei nuovi video tutorial. Quindi buona creatività a tutti! Per foderare il cerchio da 30 avremo bisogno di una stoffa quadrata di 52 cm x 52 cm. La piegheremo 2 volte fino ad ottenere un quadrato e poi, appuntando il metro qui al centro della stoffa, andremo a tracciare la misura che ci serve per realizzare il diametro. Quindi noi in questo modo tracceremo il raggio. Se ci serve una stoffa di 52 cm, il nostro raggio sarà di 26, più lasceremo 1 centimetro. Adesso ve lo faccio vedere con il quadrato piccolo, perché serviranno 2 quadrati di stoffa, uno come ho detto prima da 52 cm e un altro di 27 cm. Questo è il nostro quadrato, lo andiamo a piegare con il dritto all'interno, quindi facciamo così e poi lo ripieghiamo perfettamente a metà. Il velluto è un po' particolare per fare questa operazione, ma ci si può riuscire. Eccolo qua, abbiamo ottenuto il nostro quadrato. Se avete bisogno aiutatevi con delle mollettine. Questo è l'angolo che prende tutte quante le stoffe, quindi il centro, qui all'apertura e qui all'apertura. Questo è l'unico angolo chiuso. Il nostro spillo andrà posizionato qui proprio al centro. Se avete bisogno di un cartone da mettere sotto, di un polistirolo, potete farlo tranquillamente. Io utilizzerò il cartone che avremmo dovuto utilizzare per fare appunto questo tipo di lavoro. Adesso mi servirà di tracciare, come vedete qui ruba mezzo centimetro, quindi mi raccomando di tenere sempre 1 centimetro in più. Infatti io dovrò tracciare 13 cm, ma in realtà userò tutto, quindi qui non ho bisogno di tracciare nulla perché supero. Girando il metro, eccolo qui il primo segno, dopodiché farò gli altri segni ed ecco qua. A questo punto io taglierò questa parte qui, questa sarà lo scarto e questo qui sarà il cerchio che ci servirà. Ed ecco qui che abbiamo il nostro cerchio. Magari non è precisissimo, ma non importa, perché con il velluto purtroppo quando si piega su se stesso tende a
a scivolare, vedete? E quindi diventa un problema poi riuscire a tagliarlo preciso in questo modo qui, quando sono più strati, ecco. Taglierò un'imbottitura di questa misura qui, del cerchio piccolo, e taglierò un'imbottitura della misura di questo cerchio qui da 30 cm, quindi non come la stoffa grande, ma come il sottotorta. Quindi avrò due pezzi di imbottitura, uno di 26 cm di diametro e l'altro di 30 cm di diametro. Adesso sul cerchio più grande farò un punto filza tutto quanto intorno. Ho fatto quindi il punto filza su tutti e due i cerchi, sia quello grande che quello piccolino, eccolo qui. Mi raccomando di lasciare i fili perché dopo dovremo tirare. Questo lavoro lo mettiamo un secondo da parte perché adesso noi lavoreremo con la colla a caldo. Adesso andremo a ricoprire queste due parti e poi assembleremo il tutto.
fuori porta terminato, il mio cappello primaverile terminato. Ho applicato delle rose in schiuma e poi delle rose sintetiche di altro tipo. Io ho utilizzato una decorazione qui sul lato destro, ovviamente i fiori potete metterli lungo quasi tutto il perimetro e lasciare appunto lo spazio, un piccolo spazio per il fiocco. A quel punto non servirà il nastro da 2 cm perché sarà tutto quanto coperto. Riguardo alla sfera in plexiglass, ovviamente voi potete utilizzare anche delle mezze sfere di polistirolo e la mezza sfera in plexiglass che io ho utilizzato è da 12 cm, ma potete arrivare anche tranquillamente fino a 16 cm di diametro, quindi si allargherà leggermente di più. Questo qui è fatto con l'imbottitura quella spessa, quella alta 2 cm, sia questa parte qui che questa parte qui. Poi io ne ho fatto un altro per farvi vedere anche le differenze, quindi l'ho fatto di stoffa ed eccolo qui. Questo qui l'ho fatto con l'imbottitura quella sottile, quella proprio sottile, sarà 2-3 mm, una cosa del genere, sia questa parte che questa parte. E qui ho utilizzato la stoffa anziché il velluto, quindi magari voi non riuscite a vederlo, però c'è proprio una differenza di, eccolo qua, di altezza, di spessore, ecco. Qui avevo purtroppo terminato lo stesso colore di fiocco, quindi ne ho utilizzati 2. Io spero che voi possiate farne tanti, in vari temi, sia primaverile che pasquale. Questo rimane un po' più elegantino, questo rimane un po' più sbarazzino, però secondo me è un fuoriporta stupendo veramente. Bene, dunque, a me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di attivare la campanella se non l'avete già fatto e di condividere il video se appunto il video vi è piaciuto. Ciao!